Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video, un video che in realtà non sarà da solo ma sarà una serie di 3 video, ne ho già pronti 2, vediamo se poi riesco a realizzarli tutti e 3, a pubblicarli uno dietro l'altro, perché parlerò di 3 telecamere, non telecamere normali. Vi spiego, mi è capitato diverse volte che mi sono state fatte delle richieste di installazioni di telecamere comunque economiche senza stare a fare impianti eccetera, per monitorare delle zone dove non solo non c'è la corrente e quindi bisogna ricorrere alla telecamera col pannello solare, ma dove non c'è neanche internet, non c'è wifi, non c'è nulla. Quindi un'opzione per installazioni dove non c'è niente se non la copertura di una rete dati è appunto quella di mettere delle telecamere 4G. Sono telecamere che hanno la SIM, quindi dentro bisogna mettere una SIM dati con un piano con un bel po' di giga, perché comunque di dati ne consumano, e loro diventano indipendenti. Voi le piazzate dove volete, hanno tutte quante il pannello solare e una batteria più o meno grande, in modo da garantirvi l'autonomia. Voi potete consultarle, hanno sempre tutte quante l'opzione di rilevamento, movimento eccetera, vi avvisano, voi guardate oppure controllate le registrazioni sulla memoria. Questo è per spiegarvi il prodotto. Perché ho detto 3 video? Perché di queste telecamere vi dico la verità, una me l'hanno mandata, 2 le ho prese io. Non starò a dire quale mi hanno mandato e quali ho preso io, anche perché potrebbe essere che quella che esce diciamo sconfitta da questa comparazione magari è poi quella che mi hanno mandato. Questo non cambia il risultato, io comunque vi darò le mie impressioni personali indipendentemente dalla provenienza dell'oggetto. E oggi partiamo con la prima telecamera. È una telecamera di una marca che vende su Amazon parecchio, che si chiama Citronics. Vi dico già che sono più o meno tutte uguali, sono telecamere di risoluzione non altissima, lavorano in Full HD, hanno tutte quante rilevamento di movimento col sensore PIR, audio bidirezionale che poi serve o non serve, soprattutto funziona o non funziona. Quindi cambiano un po' le caratteristiche, come sono fatte, come vanno, cambiano le applicazioni e cercheremo poi di capire qual è la migliore o la più adatta al vostro scopo. Questa della Citronics è un oggetto che costa 150 euro, perché su Amazon lo trovate a 200 euro meno un coupon da 50. Adesso la spacchetto, ve la faccio vedere, la installiamo, facciamo qualche prova sia di notte che di giorno di movimento eccetera e più o meno cercherò di fare la stessa recensione su tutti e 3 i prodotti. Ci vediamo a fine video. Ok, marchio Citronics, telecamera 4G solare con pannello a 360 gradi Full HD, non dà nessun'altra info particolare sulla scatola se non il fatto che si possa gestire da app, che abbia l'audio bidirezionale, che abbia il rilevamento di movimento con un sensore PIR e che si connetta in 4G LTE. Apriamola, vediamo cosa c'è dentro. Ok, troviamo subito un avviso dove ci dicono che all'interno della telecamera hanno già messo una SIM gratuita con un piano dati di soli 100 mega che serve per testare il prodotto. Per continuare a usare poi la telecamera bisogna ricaricarla il prima possibile, vediamo se riusciremo a capire come si carica, oppure installare un'altra SIM con un piano dati a vostro piacimento. Manuale in inglese, tedesco, francese, italiano e spagnolo, con una breve introduzione sul montaggio dove viene consigliato di metterla a 2,6 metri, ci dà la panoramica dei prodotti in generale, il fatto che possiamo staccare il pannello dalla telecamera, come scaricare l'app, poi da lì in poi è tutta una questione di impostazioni che vedremo dentro l'applicazione. Allora, primo componente, troviamo un pannellino che misura 18,5 x 15,5, abbiamo 2 celle, fissaggio per il braccio, uscita micro USB, nessun dato particolare sul pannello. Qui troviamo una SIM dati, che comunque è una cosa diciamo simpatica, di un operatore che si chiama EIOT Club. Qui abbiamo tutte le caratteristiche e i numeri di serie della scheda e abbiamo le istruzioni per fare la ricarica della SIM. Come si fa? Bisogna andare sul sito di EIOT Club, inserire il numero della carta e scegliere il piano. Gli diamo un'occhiata. Ok, sono entrato sul sito, ho messo il numero di serie della mia carta, mi dice che la SIM è pronta, che non scade, che non ho usato nulla e che ho 300 mega inclusi. Per rinnovare poi il piano, questa SIM costa 2 giga 90 giorni, $13, eccetera eccetera. Diciamo che costa secondo me un po' troppo. Un po' di accessori, questo coperchio che credo serva per rendere stagna la connessione di questa prolunga
micro USB maschio-femmina. Troviamo poi la DIMM per il fissaggio sia della telecamera che del pannello solare, quindi dove fare i buchi per attaccare le staffe, diciamo. Un pomellino, un piccolo portacavo sembra di plastica, un cavo micro USB Type A, una pinzetta, un altro pomellino, il piede credo che sia del pannello, sì, perché questo è l'attacco che va dietro al pannello, e dei tasellini di dubbia qualità. Consiglio sempre di non usare sta roba, però se proprio non ne avete, per il peso che hanno i due componenti dovrebbero bastare. Per poi arrivare alla telecamera. Una breve panoramica: abbiamo due antenne già montate, quindi non da assemblare, in plastica grigio scura, bella, non è neanche brutta, devo dirlo. Qui sotto abbiamo l'ingresso per la micro USB e lo switch di accensione, questo perché il pacco batterie è già all'interno verosimilmente della base. Il tutto che crea una chiusura abbastanza sicura. Qui abbiamo il QR code da inquadrare in fase di installazione, la staffa, e qui nasce l'utilizzo dei due pomellini che serviranno poi per fissare, per assicurare la staffa alla struttura da una parte e dall'altra, perché la staffa viene via in questo modo. Quindi fisseremo la staffa a parete, agganceremo la telecamera e la fisseremo alla staffa con i due pomellini. Null'altro di particolare. Qui c'è il movimento a 360 gradi su un asse, a 180 sull'altro, obiettivo LED, microfoni, sensore, e qui abbiamo il sensore PIR per il rilevamento. La scritta Citronics sembra molto leggera, quindi magari poi col tempo va via, però apprezzabile il fatto che sia un corpo unico, che non ci siano da aggiungere batterie, antenne e pezzi vari, è già tutta bella che pronta. L'estetica non è brutta, è abbastanza gradevole, perché altre magari sono un po' più brutte. Qui sotto avremo sicuramente pulsante di reset, ingresso SIM e ingresso per micro SD. Quindi per prima cosa passerei ad un'alimentazione diretta della telecamera, che verosimilmente sarà anche da caricare. Quindi andiamo a caricare le batterie con il connettore micro USB. Aprendo solo questo sportellino avremo l'ingresso per il connettore da collegare al pannello tramite prolunga o direttamente col pannello se lo montiamo sopra la telecamera, in modo da tenere una chiusura abbastanza stagna, perché il connettore entra perfettamente nella gomma. Ok, l'abbiamo messa in carica, non si è acceso nulla, quindi non sappiamo se sta caricando le batterie. Sì, abbiamo un LED qua dietro, quindi l'abbiamo messa in carica. Qui c'è un LED che segnala lo stato di ricarica delle batterie, la lascio un attimo caricare e poi la accendiamo e facciamo l'accoppiamento. Ok, il LED ha smesso di lampeggiare, quindi la batteria è carica. Prima di accenderla procediamo con l'inserimento di una micro SD nello slot qui Trans Flash, di una nano SIM. Io metto direttamente la mia SIM veri, non sto neanche a provare quella da 100 mega, ma magari più tardi ci torniamo. Pinzette in dotazione fanno comodo. Ok, quindi vedete che facciano il click corretto entrambe. Possiamo chiudere lo sportello e accendere la telecamera. Inizia a lampeggiare un LED. Andiamo sul Play Store, c'è anche per Apple, cerchiamo l'applicazione Citronics, la troviamo, la installiamo, la apriamo, diamo tutti i consensi del caso. Ecco, non chiede di fare una registrazione, facciamo direttamente aggiungi telecamera, scansiona il codice QR, diamo i consensi, inquadriamo il codice che avevo intravisto qua sopra, QR code inquadrato, legge l'indirizzo della telecamera, andiamo avanti, diamo le autorizzazioni, diamo tutti i consensi del caso e vedete che mi dice telecamera dormienza, 1%, 2%, 4%, sta caricando. La telecamera intanto diventa blu. Perfetto. Ok, abbiamo la visione in tempo reale della telecamera. Quindi SIM inserita, non bisogna configurare nulla di nulla. Stato della batteria in alto a sinistra, possibilità di accendere la visione notturna, possibilità di accendere la luce, molto potente, tasto power che serve semplicemente a uscire. Ecco, adesso vedete che nel menu, a differenza di prima, mi dice telecamera in linea connessa col 4G. Qui abbiamo un menu impostazioni dove possiamo modificare la password, impostare il basso consumo o che lavori sempre, impostazioni di stream, primo flusso, secondo flusso, penso sia per la qualità, utilizzare uno scenario preimpostato da esterno, da interno,
allarme con notifiche. Possiamo dare il nome alla notifica push, attivare il PIL con una sensibilità media, bassa o alta. Per esperienza la lascio bassa, infatti era già bassa. Funzione di riconoscimento umanoide che bisogna vedere. Qui abbiamo la possibilità di registrare l'allarme con una durata di 10 o 30 secondi e lo attiviamo. C'è anche una voce per impostare il salvataggio su un server FTP. Impostazione audio, possiamo regolare il microfono e la linea in ingresso. Comunque, parlando di microfono, possiamo andare a correggere l'input e il volume di uscita. Nelle impostazioni video possiamo impostare il bitrate, la sequenza di fotogrammi, la qualità dell'immagine da 1 a 6, possiamo distinguere il primo e secondo flusso e impostare gli hertz. Scheda SD mi dà già una dimensione, mi dà uno spazio libero, una memory card che avevo già precedentemente formattato me la vede tranquillamente. Impostazioni del fuso orario, va a prendere in questo caso un orario tutto sballato, direi di sincronizzarlo con l'ora del telefono. Impostazioni FTP per mettere gli indirizzi di un server, impostazioni di sistema, riavvio e ripristino, informazioni sul dispositivo, controlliamo se ci sono degli aggiornamenti o già l'ultima versione. Niente di particolare, rientriamo nella fotocamera, vedete che qua in alto a destra mi segnala che prende operatore in wind con 3 tacche su 5, siamo in taverna, prende meno. Qui possiamo fare il flip o lo specchio per ribaltare l'immagine. Qui sotto abbiamo il comando per attivare o disattivare il microfono e l'audio bidirezionale, quindi tenendo premuto nel microfono dovremmo poter riuscire a parlare con la telecamera, ma non mi sembra funzioni particolarmente. Mi pare non risponda se tengo premuto il microfono. Adesso sì, quindi probabilmente c'era anche un lag di rete. Attivando l'altoparlante sentiamo quello che riceve la videocamera. Prova. Ok, e qui è per parlare. Però il comando bidirezionale per parlare mi pare non funzioni. Qui possiamo scattare un istantaneo, un video da registrare sul dispositivo, possiamo modificare da HD a SD la qualità dell'immagine. Poi ovviamente abbiamo qua il joystick per gestire la risposta della rotazione verticale o orizzontale sui due assi. Vi ricordo che sull'asse verticale fa 180 gradi, sull'orizzontale dovrebbe fare 360 gradi. Va bene, lei sta funzionando, risponde, funziona tutto bene. Abbiamo visto che la SIM è andata al primo colpo, quindi ora vado a piazzarla fuori così facciamo un po' di test diurni, notturni e di rilevamento. Bene, prima di piazzarla volevo parlarvi del pannello e della sua installazione. Dunque, montando il braccetto in dotazione sul pannello abbiamo questa ghiera per fissarla esattamente sopra la telecamera. Rimane un po' scomoda come operazione, conviene fissare prima questo supporto in questo modo e poi il pannello sopra questo aggancio. Una cosa che devo notare è che purtroppo abbiamo in dotazione un cavo di prolunga di circa 5 metri per andare dal pannello alla telecamera, ma non abbiamo poi una staffa per fissare il pannello a parete, quindi dovremmo sfruttare questo in qualche modo e adattarci, perché non viene dato in confezione una staffa da parete. Telecamera piazzata, vediamo un attimino come funziona la notifica degli allarmi. Vi arriva una notifica del genere, quindi telecamera, allarme movimento e con poi dopo un codice. Cliccando sulla notifica andiamo direttamente nell'applicazione. E questo che vedete è il tempo reale che ci mette la connessione della telecamera a sincronizzarsi con l'app in vista live, quindi ci mette qualche secondo. Qui siamo in vista live, ma volevo farvi vedere la registrazione. Dunque dobbiamo innanzitutto risvegliare la telecamera, che vedete quando va in modalità diciamo basso consumo ci mette un attimino a riattivarsi e a darvi la vista live. Qui andiamo in vista live, vedete che la telecamera si vede comunque bene. Passiamo in qualità HD, ci spostiamo. Noto che però abbiamo delle difficoltà a rispondere rispetto ai comandi inviati, rimettiamola in modalità SD e anche in questo caso vedete che è bloccata, si è leggermente impallata, quindi io direi di chiudere l'applicazione, riaprirla, farla riprendere. Ok, siamo in vista live. La telecamera non si sposta, questo è il bello della diretta.
Ok, in realtà si stava spostando, ma c'era un lag nella, diciamo, risposta video. Dovete mettere in conto di avere magari qualche difficoltà nell'utilizzo di questi oggetti, perché tutto dipende dalla qualità della connessione, anche se comunque a me in questo momento sta prendendo a palla. Vedete che è al massimo come segnale in Wind. In ogni caso, questo è quello che riusciamo a fare in vista live. Magari torniamo in modalità SD, che potrebbe diventare un po' più reattiva. Ok, in modalità SD diventa più reattiva, chiaramente la qualità scende, però magari potete spostarla in modalità SD per avere i comandi un po' più fluidi e poi ripassare alla visualizzazione HD che come vedete cambia nettamente. Andiamo qui sotto in video, dovete cliccare su questa icona blu con la lista e qui vi dà la lista delle attivazioni di quello che ha percepito. Le prime memorizzazioni hanno un'ora completamente sballata. Ok, dobbiamo andare su Emotion Detect, gli ultimi che abbiamo trovato. Ecco, qui abbiamo la qualità di una registrazione con il sensore di movimento. Quindi rimettiamola da capo. Ok, voi riuscite a stoppare, a zoomare con una qualità che comunque rimane in SD secondo me, però avete comunque la registrazione di quello che ha scatenato l'evento di notifica. Distingue il motion detect da quando il peer va in wake up. Vedete che anche qui mi aveva rilevato. Insomma, questo è il sistema di lista di tutte le notifiche che vengono rilevate. Picture sarebbero le foto che memorizzate quando guardate in live. Qui abbiamo delle informazioni e qui si apre una pagina web per il supporto tecnico. Insomma, null'altro. Nel menu quello che abbiamo è la possibilità di vedere 4 telecamere contemporaneamente e qui abbiamo la possibilità di rimuovere una telecamera da quelle impostate. Quindi torniamo in linea. In questo momento l'unica cosa mi segnala che la batteria è carica, ma non mi dice in realtà se la sta caricando da pannello o se è carica per fatti suoi, mi dice solo che è carica. Se scattiamo un'istantanea la memorizza nella galleria, se registriamo una parte di video anche quello va a memorizzarlo nella galleria locale. Se andiamo su Picture vedete che c'è la foto che abbiamo appena scattato, che viene scattata con una qualità accettabile. Se andiamo su video, in locale, avremo dei video che abbiamo appena registrato. Questo, ad esempio, è quello di prima. Quando andate in visione live, come avrete notato, non c'è modo di guardarla con lo schermo in verticale, lei parte comunque sempre a schermo intero. Proviamo a fare un test di rotazione completa. Quindi partiamo sull'asse orizzontale dal punto 0 e vedete che arriva quasi dietro la telecamera. Proviamo a fare una rotazione completa. Vedete che comunque lagga un po' durante il movimento, ma non è tanto il comando quanto quello che restituisce la visione live. Qui c'è il mio bellacero che sta fiorendo e la telecamera arriva a fare tutto il giro quasi a 360 gradi, perché questo tavolino, queste sedie, non riusciamo a vederle completamente. La rimettiamo centrata nella posizione che mi serve, una rotazione sull'asse verticale. Ok, arriva fino a questo punto, mentre tirandola su credo arrivi solo fino al piano dell'orizzonte, perché altrimenti poi l'obiettivo rimarrebbe coperto. Esattamente, comunque arriva anche abbastanza alta. Vedete che comunque c'è qualche problemino di risposta nel comandare il movimento. Diciamo che non è fatto per stare lì a giocare e cambiare posizione ogni 3x2, ma all'occorrenza serve per metterla in una posizione differente, ma poi di fatto rimane in quella posizione, attiva le notifiche e registra solo da quella posizione. Io ora cerco di spostare l'inquadratura solo sulla mia proprietà, così proverò a fare poi delle registrazioni che vedremo più tardi anche in notturna con e senza faro attivo. Questa è la visione notturna con gli infrarossi a bordo.
quindi senza attivare l'illuminazione diciamo secondaria. Anche nei movimenti si riescono comunque a vedere abbastanza bene i dettagli. Passando in luce bianca vuol dire che andiamo ad attivare il faretto, i LED a bordo, e vedete che comunque la potenza c'è e si riesce ad illuminare per vedere a colori anche in un orario notturno senza utilizzare gli infrarossi. Ok, facciamo ancora il test per vedere se per caso funziona l'audio. In questo momento lei sta sentendo dal microfono. Prova. Però ad esempio adesso spegnendola e riaccendendola, facendo vari tentativi, l'audio ha funzionato. Diciamo però magari qualche volta fa cilecca, secondo me è sempre un problema legato al software. Se la cercate proprio per la funzione audio bidirezionale, magari no. Ok, dunque telecamera con aspetti positivi e aspetti negativi, i famosi pro e contro. Come pro sicuramente la qualità costruttiva, perché è un bell'oggetto, una bella plastica rifinita bene, plastica nera, plastica verniciata, abbastanza curata, il pannello comunque fatto bene, le antenne già integrate non sono da montare e sono ben fatte, il pacco batteria che non è enorme, adesso non sono stato a smontarla, però comunque mi ha permesso di tenerla sempre accesa in tutti i giorni di test, sia in giornate con poco sole che in giornate con tanto sole. Non si riesce a capire quando sta caricando, lei va per fatti suoi, sta di fatto che non si è mai spenta, quindi un pacco batterie che verosimilmente potrà dare almeno 2 o 3 settimane di autonomia, male che vada, un po' di sole poi arriva per forza. E qua finiscono i pro, diciamo, perché poi il pannello funziona ok, però abbiamo visto che manca un pezzo, manca in dotazione un qualcosa per fissarlo al muro, quindi bisogna arrangiarsi. L'app che non mi è piaciuta proprio per niente, ve lo dico, poi magari a qualcuno piace, però per come è fatta, per come si va nelle registrazioni, non è il massimo. La lentezza di connessione al prodotto può essere una scelta per tenerla, diciamo, in stand-by in situazione di ibernazione e prolungare la durata, però sta di fatto che avete visto ci va molto tempo a connettersi. Un altro lato positivo però è il sistema della SIM, del funzionamento, perché comunque voi mettete dentro una SIM, io ho messo una Very Mobile, non so con quali SIM possa o non possa funzionare, però se ha preso quella diciamo che dovrebbe prenderle più o meno tutte. Notevole il fatto che vi diano comunque in confezione una SIM che almeno per fare il test è utile, poi se non piace restituisco il prodotto, ma non sono andato a comprare una SIM apposta. Abbiamo poi visto i costi di ricarica e tutto, che insomma conviene prendere un'altra, e la qualità video è discreta, non è niente di eccezionale, non è neanche il massimo, però la telecamera funziona bene, il suo lavoro lo fa. I lag sono dovuti al ritardo della connessione, ho provato sia col wifi di casa che col 4G nel telefono e più o meno siamo lì, quindi prestazioni non proprio al top, comunque costa 150 euro, li vale o non li vale non sto qui a dirlo, però è un prodotto ben fatto, magari nel tempo usciranno degli aggiornamenti firmware, magari miglioreranno l'app, quindi potrebbe crescere come prestazioni, però ad oggi è un prodotto che funziona, sì, però capendo bene che ci sono dei lati negativi, non pregiudicano il vero funzionamento del prodotto perché comunque il suo lavoro lo fa, però vi ho fatto vedere un po' tutto. Se il video vi è piaciuto un bel like, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo al prossimo video di questa serie o di un'altra serie, in una diretta o se passate a trovarmi in negozio. Ciao da Massi Dattoli!